E finisce qui! L'Inter è campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia! Una cavalcata straordinaria che porta fino a questo abbraccio tricolore che da San Siro raggiunge milioni di tifosi interisti in tutto il mondo. E allora, tutti insieme, Simone, finalmente possiamo urlarlo al cielo. L'Inter è campione d'Italia! Noi siamo campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Sì! Mamma mia, il finale migliore per la squadra migliore nel momento migliore. Meglio di così letteralmente non poteva andare. Scudetto numero 21, signori. Mamma mia! Mamma mia, e ora parte la festa! E ora parte la festa! L'abbiamo strameritato! L'abbiamo strameritato! Contro tutto e contro tutti hanno provato ad avvelenarlo nella coda. Una stagione che nasceva sotto i dubbi, le tensioni, le discussioni. Diranno adesso che è stato un campionato semplice perché si sono sabotate le altre, diranno che è stato un campionato di basso livello, invece l'abbiamo stradominato noi perché quest'Inter di cazzotti ne ha presi durante questa stagione. Invece in panchina c'era un uomo col caschetto e con due palle così, che ha risposto a tutti, è cresciuto con noi durante tutto l'arco della stagione e ci ha portato questo 21esimo scudetto alla guida di una grande squadra, di una squadra molto forte, che ha saputo tirar fuori il meglio nei momenti più difficili, che ha saputo ripartire e ha impresso quell'ultima accelerata finale dopo la sosta di marzo con un Marcus Thuram che si è riacceso anche lui e che adesso con Lautaro Martinez guida anche di fatto la classifica dei marcatori di questa Serie A, che l'Inter sta dominando all'attacco, perché al momento non è la miglior difesa, ma è di gran lunga il miglior attacco e tutti i numeri offensivi sono quelli di un Inter dominante. È anche il primo trofeo di Beppe Marotta da presidente dell'Inter, che è entrato in carica in un momento che poi non ha portato più trofei. Questo è lo scudetto anche del presidente Marotta, di tutta l'Inter, che ha costruito questa squadra, che ha portato fino a questo trofeo, che speriamo non sia nemmeno l'ultimo di questa stagione, perché adesso ci abbiamo preso gusto e vogliamo anche la doppietta. Simo, ho finito la voce, ma ho veramente i brividi, perché è vero che avevamo l'odore di scudetto già da diverse settimane, forse la partita con la Roma è stata quella che ha certificato il cambio di marcia, ha certificato che l'avremmo preso noi e che ce lo saremmo cuciti sul petto, addirittura lo striscione col 14esimo scudetto, ragazzi, addirittura in curva a San Siro, anzi da qualche parte in tribuna appare il 14esimo scudetto, un altro messaggio forte che viene lanciato a tutti, quest'Inter lo ha fatto ancora. Mamma mia, io direi che lo scudetto di quest'anno, se possibile, è difficile fare una graduatoria ovviamente, però se possibile lo scudetto di quest'anno secondo me è uno dei più interisti che io ricordi, perché giustamente si possono fare tanti nomi, tanti riferimenti. A me verrebbe da fare principalmente 3 nomi che non sono necessariamente i migliori di questa stagione, però te li faccio per avvalorare questa tesi. Il primo è Pio Esposito, innanzitutto, di cui abbiamo parlato anche oggi, un talento del settore giovanile, di cui ogni anno parliamo, l'Inter che non dà mai spazio ai suoi giovani. Quest'anno Pio Esposito gli viene dato spazio, gli viene data fiducia e, come dicevo anche prima, per me fa una gran bella stagione, non è una cosa comune. Il secondo è il signor Federico Di Marco, ragazzi. Federico Di Marco, che quest'anno la stagione non è ancora finita, ma ha già piazzato il record di assist, e anche qui non è esattamente una cosa da poco. Un Di Marco che è una specie di Pio Esposito più grande, se vogliamo, non a livello fisico ma a livello anagrafico, e che peraltro ci aggiunge pure questa componente di un passato da tifoso della curva, che secondo me lo avvicina molto a quello che è il tifo che facciamo tutti noi. E l'ultimo, secondo me, però, ragazzi, non può che essere Christian Chivu. 13 panchine in Serie A, un ex tripletista, un interista a tutti gli effetti, che chiamavano lo stagista, per concludere anche in rima. Ecco, nel campionato dei vecchi volponi, come abbiamo sempre detto, Allegri, Conte, Gasperini, tutti questi, lo stagista ha preso il largo e ha fatto leggere la targa a tutti questi. E quindi anche lui, come Esposito, come Di Marco, chiuderemmo anche con Lautaro Martinez se vogliamo. Secondo me, come dicevo prima, chiude il cerchio degli interisti dietro a questo scudetto, che è uno dei più interisti che io ricordi, e per me è bellissimo.
che vince prima da giocatore e poi da allenatore oggi e risponde a tutti con questo trofeo. C'è tanto interismo sul campo, perché la citazione del 14° scudetto il 14° scudetto è quello del assegnato post Calciopoli, sostanzialmente è quella la discussione, uno scudetto che fa discutere, fa godere ancora oggi in campo anche la maglia di Facchetti. È sempre bene ricordarlo, Giacinto Facchetti, un grande, un gigante, anzi, a confronto soprattutto rispetto a chi ne parla ancora oggi, che non sa nulla e non capisce nulla. Giacinto Facchetti sul campo è sempre con noi, con tutto il mondo interista. Recupero un attimo le super chat, le leggiamo tutte. Cri, è stato un onore vedere Mister Kivu mettere le palle in testa a Conte e ad Allegri insieme a voi. Forza Inter, grazie Cri. In un anno in cui c'erano tutti i draghi, Simo, ok Spalletti che è arrivato dopo, ma c'erano Conte, Allegri, Gasperini, Sarri, tutti gli allenatori più esperti, la spunta, lo stagista, come lo avete chiamato. Fabio, da Chicago a Scudetto, cari interisti, Lorenzo e Simone, grazie per questo canale competente, intelligente e allegro, mi avete fatto tanta compagnia da lontano, un grazie immenso, grazie a te Fabio, davvero, grazie davvero di cuore. Miki Italiano, sono troppo felice per il gol di Miki, se lo merita per quello che ha dato in questi anni, il prossimo anno devo cambiare nickname, suggerimenti, ci pensiamo con calma, ti facciamo dare qualche suggerimento tra poco. Armando, grazie Armando con il supporto, il 21° ai tricolori. E ora prendiamoci anche la Coppa Italia, il nostro Davide, grazie. La voglio. Fabio Onichan, campione d'Italia con il 21. Il 21, vittoria, grande Baldoria. Giovanni, grazie di cuore per il grande supporto. Siamo l'Inter, campione d'Italia, mai come quest'anno, contro tutto e contro tutti. Grazie Giovanni, davvero. Gianni Zanetti, Gianni. Che grande Gianni. Gianni, un enorme piacere ritrovarti. Speriamo tutto bene. Ti mandiamo un abbraccio enorme a nome di tutta la community di Passione Inter. Grazie Gianni davvero per il grande supporto. Matteo, per citare il nostro Kivu, sorridiamo, appassionati, sorridiamo. Grazie al nostro mister numero 21. Grazie Matteo, bellissimo messaggio. Grazie mille, mitico Matteo. Marco, dai che facciamo il bis con la Coppa Italia. Grazie Marco davvero per il grande supporto e ovviamente ci abbiamo preso gusto e non vogliamo mollare nulla sul piatto. De Pica Pica, grazie a voi per averci accompagnato durante tutto il campionato, grazie Mkhitaryan, Evrai, Sommer, Acerbi e Darmian, portateci Nico Pazzo e Palestra all'Inter, forza Inter campione d'Italia. Magari. E anche il nostro De Pica Pica. Angela, grazie Angela davvero di cuore per il supporto, grazie a te davvero De Pica Pica, grazie mille, siete fantastici. Simo, è stata una stagione lunga, tosta. Dicevamo che a inizio anno c'erano tanti tifosi che avrebbero firmato in un sondaggio che abbiamo lanciato per il 4° posto addirittura. Io in realtà non ho mai creduto che qualcuno dicesse davvero all'Inter 8ª, 9ª, 7ª, eccetera. Però che potesse essere una stagione difficile, equilibrata, dove bisognava raggiungere l'obiettivo, che era quello di stare tra le prime 4 e di provarci a lottare lassù in alto, me lo aspettavo. E invece l'Inter ha fatto il vuoto, e ripeto, lo ha fatto perché ha piazzato quella serie di 14 vittorie su 15 partite, ha saputo rispondere nei momenti di difficoltà, perché gli infortuni li abbiamo avuti anche noi, da i Dumfries, il Lautaro che si è fermato, Çalhanoğlu, i tanti stop che hanno costellato questa stagione, le difficoltà di dover gestire un gruppo che era mentalmente difficile da ritrovare dopo quel mondiale per club, dopo quelle discussioni che c'erano state. Alla sosta di marzo l'Inter ci arrivava con 4 partite di fila, lo 0-0 col Como, la sconfitta col Derby, il pareggio con l'Atalanta, il pareggio con la Fiorentina, tanti dei nostri delusi dalle nazionali, e poi ripartono e piazzano l'ultimo affondo con l'ultima fiammata. Di cose ne sono successe tante. Quest'Inter ha saputo rispondere ed è per me l'unica squadra che si è anche evoluta nel corso della stagione, perché un esempio su tutti lo ha sempre fatto il nostro Christian del club. Non mi ricordo più nemmeno la discussione sulle marcature sui piazzati, cioè ci lamentavamo della difesa zona, è diventata una cosa, ecco, ormai lontana nel tempo, perché è vero che non siamo la miglior difesa, ma è un Inter talmente forte davanti che ha nascosto tutto sotto il tappeto. Ci sono delle cose da migliorare, assolutamente sì, ma è un Inter che sta provando anche a portare qualcosa di diverso a livello di mentalità. Sì, poi a livello di difese, i numeri in difesa più o meno sono lì, i numeri dell'attacco
nei numeri dell'attacco l'Inter fa un altro campionato, fa un altro sport rispetto a tutte le altre, quindi anche in questo caso i numeri, come spesso succede, danno anche delle conferme. Ma io su questa stagione torno sempre lì dove sto battendo dall'inizio anno, cioè le premesse. Passa il tempo, tu comunque sei inserito nella tua quotidianità, commenti gli eventi e magari tendi a dimenticare, ma ragazzi, ad inizio stagione, secondo me i tifosi che immaginavano e che credevano realmente in un epilogo del genere erano pochissimi, ed era legittimo, perché voglio dire, per come ha finito la stagione l'Inter l'anno scorso, per il tipo di premesse di quest'anno, sarebbe stato strano il contrario, secondo me. E anche per questa ragione io non posso che fare un applauso enorme, infinito a Christian Chivu, che chiaramente ha commesso degli errori, chiaramente ha avuto è stata una prima stagione complessa anche per lui, ma mi sembra anche abbastanza normale. Ma ragazzi, riprendere in mano quell'Inter lì, con la gran parte poi degli stessi giocatori, quantomeno del nucleo fondante, con i problemi del mondiale per club, il litigio Lautaro Ciala, no? Vi ricordate tutta una serie di cose, ma non è mica normale fare una roba del genere contro quelli che poi, figurati se Allegri con una partita a settimana non compete fino all'ultimo, figurati se Conte in Serie A non ti vince lo scudetto. Cioè, ha fatto un capolavoro Christian Chivu, e il fatto che non sia perfetto non vuol dire che non possa essere un capolavoro. Secondo me questo è un capolavoro assoluto. Bruckner, grazie, che dice giochiamo con i giovani le prossime 3, sicuramente vedremo tanti giocatori che sono stati meno protagonisti quest'anno, saranno protagonisti nel finale. Poi Simo, tra poco ti chiedo anche i tuoi migliori di questa stagione, chi sono stati i grandi protagonisti a livello di giocatori, un po' l'hai già detto, però ti chiedo di fare la tua classifica. Fabio Giuseppe Di Conza, grazie Fabio, grazie Passione Inter per le emozioni che ci date, grazie a te Fabio, è l'8º trofeo per Passione Inter negli ultimi anni. Direi che ci siamo tolti tante soddisfazioni con i nostri oltre 100.000 iscritti anche oggi, con il canale più seguito senza alcun paragone. Francesco Costa, che aveva promesso che si sarebbe abbonato, lo ringraziamo, grazie Francesco. Wells, grazie mille, grazie per una stagione complessa e indimenticabile. Sono assolutamente d'accordo soprattutto sull'indimenticabile. Grazie Wells, davvero. Marco Pierotti, grazie Marco. Citazione non proprio leggibile ad alta voce del nostro Marco, che ringraziamo. Mattia Lucchetta, campione d'Italia, il 21esimo è nostro. Un saluto a tutta la community del mitico team di Passione Inter. Allora anche la coccarda, vogliamo anche quella. Grazie Matteo, grazie Matteo. Alvaro Rios, grazie mille davvero per il grande supporto. Alvaro Rios, grazie davvero di cuore. Lorenzo Ciciriello, uno di noi, uno dei cuori nerazzurri, con il 17 maggio appuntamento in piazza fino a notte fonda, e ci saremo anche noi di Passione Inter, ovviamente. Io Simo sono particolarmente emozionato per questo scudetto, perché è stato un anno particolare in cui sono successe tante cose, ed è davvero bello, e sono orgoglioso di essere rappresentato da Christian Chivu in questo momento come allenatore, perché credo che servisse anche quello, credo che servisse, al di là dell'allenatore, di quello che potesse dare l'allenatore, penso che servisse molto senso di appartenenza per costruire questa stagione, e credo che si debbano dare i meriti anche a chi ha costruito quest'Inter, che sta macinando trofei e sta costruendo successi e un ciclo enorme. L'Inter è la miglior squadra del decennio in questo momento, del decennio degli anni 20, diciamo, fino a qui, delle italiane, ed è merito di un'organizzazione e anche di una società che ha costruito questo ambiente vincente, perché è l'ambiente che è diventato vincente, che ha lasciato qualcosina per strada, è vero, ma io di cicli così in vita mia ne ho ricordati ben pochi, e quindi sono veramente, veramente orgoglioso, ecco, anche di avere questa rappresentanza con un gruppo squadra forte, sano, e un gruppo squadra che può darci ancora molto. Con le giuste accortezze nel prossimo mercato possiamo continuare a fare cose veramente straordinarie. I tuoi top, Simo, di questa stagione interista? Guarda, faccio solo un flash sulla cosa che dicevi del senso di appartenenza, perché è fondamentale. È fondamentale innanzitutto per creare anche l'affetto così forte con la tifoseria, che all'Inter mi pare esserci, e l'abbiamo visto anche stasera. Ma senza quel tipo di senso di appartenenza, dall'allenatore fino alla squadra, a parte che non ottieni grandi risultati, perlomeno non così continuativi, non negli anni,
e soprattutto non li ottieni in questa stagione. Se questa Inter non fosse riuscita a mantenere e a riesaltare quel senso di appartenenza da parte soprattutto dei suoi punti cardine, dei suoi leader, ragazzi, risultati del genere non ne ottieni. Quindi effettivamente Kiwu, come dicevamo prima, ha fatto un super lavoro e è lui il protagonista principale di questa stagione, insieme ad altri, visto che mi chiedevi. Secondo la classifica è difficile, ti posso dare i 5, come dicevamo nel pre-partita, nei quali sicuramente c'è Di Marco, per quello che ha ottenuto anche a livello numerico, sicuramente c'è Lautaro Martinez, che negli ultimi 2 mesi ha giocato, a parte oggi, praticamente solo una partita, ma guarda caso è proprio quell'Inter Roma dove segna dopo un minuto e dove forse non rischia di rifarsi male per il problema che ha avuto dopo, ma aveva capito l'importanza di quell'Inter Roma. E quindi anche in questo, quando diciamo del capitano, queste secondo me sono cose da capitano a tutti gli effetti. Quindi questi due sicuramente. Ci metto, io Akanji ce lo metto, perché secondo me ha sbagliato delle partite, sì, però ha fatto una stagione di altissimo livello e per me è stato un acquisto che ha elevato ancora di più la nostra difesa. Ci metto sicuramente Zielinski, che ha fatto una stagione soprattutto nelle fasi in cui non c'è stato Ciala, una stagione straordinaria, di un livello, ma soprattutto di una completezza anche importante, e lo stesso Ciala secondo me può meritare a livello anche simbolico. Ha fatto diverse settimane di assenza, purtroppo a causa infortunio, però anche lui, sempre in quell'Inter Roma, non a caso ci mette la sua firma. Quindi poi ce ne sono anche tanti altri, però dovessi individuarti i primi 5, a me verrebbe da dire questi. Chiudo qui la clip, la diretta proseguirà e andremo avanti ancora tantissimo durante questa serata, avremo anche collegamenti dal Duomo. La voce mi sta abbandonando, io ho l'ultimo commento che vorrei dare in questa clip, ma poi ripeto, continueremo la diretta. Vorrei ringraziare tutta la community perché siete veramente una famiglia per tutti noi. In questa stagione dove sono successe tante cose, sono stati dei momenti più difficili, dei momenti di dubbio, eccetera, è stato bellissimo poterti fare Inter ancora una volta con tutti voi, e per me, penso di poter parlare anche per Simone, ecco, è un orgoglio poter commentare quest'Inter e questi risultati e questa squadra, questo gruppo da anni ormai ci stanno dando delle emozioni incredibili. Aver vissuto ancora una stagione con voi è veramente qualcosa di magico. Quindi vi aspettiamo nel club www.passioneinter.club, iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, e continuate a seguirci per chi è in diretta, mentre per chi ci sta seguendo in differita stiamo godendo un bel po', signori.